Gesù espose un'altra parabola. Vediamo il suo metodo, le cose audiovisuali, anche moderno, sa arrivare al cuore tramite l'immaginazione. Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi. Una volta cresciuto è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano tra i suoi rami. Questo è vero a tanti livelli, era vero nella storia della cristianità, questi 11 rimasti, con la forza dello Spirito Santo, si dice che un uomo con Dio fa maggioranza e dunque hanno conquistato il mondo. Però per la conquista dell'anima individuale c'è anche l'elemento di seme, che è discreto, ma che può avere un effetto. Mi ricordo ancora protestante, avevo forse 14 anni, per caso ho visto con mio papà il film classico, vecchio stile, bianco e nero, The Song of Bernadette, il canto di Bernadette, era una storia vera di Lourdes. E poiché la Madonna fa parte di questo film, mi faceva un po' riflettere, è una cosa un po' nuova questo, che la Madonna si onorasse così, che si desse da fare nelle anime, nelle cose umane. Era una sorpresa, era da noi insaputo, era una cosa inimmaginabile. Però se questo era vero, poteva dire che era una forza seria, la Madonna, i santi e dunque la Chiesa Cattolica che li onora. E mi ha molto fatto riflettere, era un seme che dava un'altra mentalità possibile che dopo è diventato centrale. Penso anche a altri semi qui e là che erano molto discreti, però che potevano avere un effetto, hanno lungo vita. Essendo piccolo, una volta con mio nonno eravamo nella cappella di cui aveva lui la cura in Campania, Cappella Battista. Era questo predicatore giovane, ancora non ordinato, perché da loro facevano anche le prediche prima della missione, perché sono studenti in formazione. E lui ha tenuto questo momento di preghiera insieme con noi bimbi e gli adulti, e mi ricordo che ha seminato una parola che mi ha molto toccato, che da bimbo era questo, predicava su un versetto, era quello che ha detto Gesù a Levi, Matteo, una parola, seguimi. E lui, essendo ancora giovane lui stesso, studente, brillante, forte, energico, la sua parola usciva anche di un sottofondo potente. Era una maniera visiva di dire, ecco, ci sarebbe questa scelta anche per voi, dare la vostra vita a Gesù. Mi sono detto come sarebbe bello essere libero come questo giovane uomo, fare niente d'altro nella vita che predicare la parola in qualsiasi pulpito, così nel Galles, la parola come centro della vita. Era un seme. E noi possiamo anche essere semi gli uni per gli altri. E il seme può essere inserito in qualsiasi modo di comunicazione. Oggi YouTube, oggi tanti mezzi moderni fanno dei libri moderni, l'equivalente dei libri di vecchi tempi.
Una volta stavo parlando con un novizio benedettino in Scozia. Lui aveva 18 anni, 19 anni, non ricordo, era giovane comunque, e lui aveva per caso visto un programma di televisione sui benedettini e fu colpito da questo seme e ho voluto entrare dentro ed è entrato dentro e oggi è a parte di questa comunità in Scozia, molto fedele. C'era un altro anche prima di lui, che era lì, novizio anche, che era convertito, era anglicano lui, e ha avuto una breve carriera di università, cioè ha fatto studi seri, e ha avuto questo, anche lui, seme di vocazione, e lui è diventato abate prima di lui, finché diventasse vescovo della zona. Piccoli semi dunque che hanno una potente storia dell'umanità, a condizione però fondamentale che l'anima si apra e dunque siamo noi anche collaboratori della divinità. Dio non si obbliga, non si forza, non si impone, non toglie la sovranità dell'anima, ma la rispetta. E dunque questo è un invito a riflettere. Noi siamo responsabili della santità o altro della nostra vita, perché la grazia abusata purtroppo ha un controeffetto, conduce alla durezza del cuore, mentre la grazia ricevuta ogni volta accettata con collaborazione invita a maggior grazia, come dice San Giovanni, charis ante charitos, grazia su grazia, grazia in ritorno di grazia. E dunque il seme è discreto. Una parola della scrittura santa ha un effetto per la giornata, dunque l'ixio divina ben fatta è importante, orienta la giornata. Chiediamo questa grazia di un'apertura maggiore ai semi piccoli, in maniera che regni Dio su di noi, in noi e anche con noi. The Lord used the parable. We can do the same. It's useful if handling, for instance, young people to know what will work. We still read the parables and are taught by them because they work. Why? They get to the will via the imagination. And we can do the same. I was talking to a religious teacher one day who was saying how she got through to the students in school, and there were one or two very powerful videos that she was able to use that usually got them to sit down and listen and reflect objectively. For instance, modern scientific evidence that is linked with Eucharistic miracles and the like. It's just calm scientific knowledge of their level. It can be a seed, as in the Gospel of today, a little seed that can grow. When I was still a Protestant, at 14, I was listening with my father to the Song of Bernadette, the classic black and white film, and that hit me because it was the first time I'd come across anything like it with regard to the possibility that heaven could intervene in that way, especially in the realm of Our Blessed Lady, who for us wasn't exactly the same kind of person. She was not honoured as it would be in the Catholic Church, but it was a little seed, another way of looking at heaven and earth, another way of looking at the Catholic Church itself. It was a beginning of a change. And someone else was looking, as a young man, at a program in England on the Benedictines, and he, as a result, got the vocation, entered, and is now Abbot of Prescodden. The one before him as Abbot, I'd known them both in the novitiate, was also moved by a seed. He had been an Anglican
and got first class honours in London and decided to become a monk, having returned to the true faith, or come to the true faith. And he then became abbot and is now Bishop of Aberdeen. Tom Hugh, again, a seed. But it was allowed to bear fruit, and that is the issue. We can brush it away and say, no, the Lord is not going to force anything. With regard to the work of grace, it is very polite, very delicate, very discreet, because he allows the soul that he has created to be sovereign. It is a sovereign state. God himself will not aggress it. He honours what he has made and almost fears it, because that soul can be its own worst enemy. For grace refused leads to hardness of heart, whereas grace accepted with collaboration leads to an invitation to more grace in return for grace, as St. John says in the prologue. One day, a scene happened in San Clemente in Rome, the Dominican house which is held by the Irish in the heart of Rome. The Archbishop of Dublin at the time, Desmond Connell, was there, and somebody was leaving the priesthood at that time and was very noisy about it. They were at table, and he came in, made a huge eruption, throwing all kinds of mental things at the church and at the Archbishop himself, who just did this at table. He said nothing. It disarmed the man, and in answer, all the Archbishop said was, "I am praying for your immortal soul." Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, Cristo Signore, offri perdono, chiedi giustizia, l'anno di grazia apre le porte, solo in te pace unità. Amen, alleluia. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo